Con The Boat Show siamo su Solaris 111, una barca importante, la più grande mai costruita dal marchio friulano, per un armatore che controlla anche il gruppo Solaris, di cui fanno parte Solaris Yacht, Solaris Power, Performance Boat, che è il cantiere che fisicamente ha costruito questa barca, e CNB, la recente acquisizione. Quando ho visto la prima volta un Solaris 72 era impressionato dalla qualità del lavoro, dal legno, da tutta la falegname che è stata fatta dentro. Era un hull di Doug Peterson, barca bellissima, molto elegante, mi è piaciuto molto, così ho comprato questa barca lì. Ho domandato al cantiere che mi danno i disegni a casa, come c'è un ufficio tecnico architettura a Lussemburgo. Così ho fatto tutto il disegno interno della barca con le mie idee, come si vive con la famiglia, eccetera. E poi dopo 6 mesi mi hanno domandato se voglio prendere una partecipazione alla Solaris. E poi ho detto di sì perché era impressionante anche dalla manodopera che era in questo cantiere. Solaris 111 è disegnato dall'argentino Soto Acebal, che firma anche tutto il resto per quanto riguarda l'ingegneria navale della produzione Solaris. È lunga 33,77 m, larga 7,90 m, ha una lifting keel che porta all'immersione massima fino a poco oltre i 6 metri. Peso complessivo 75 tonnellate, 19 sono nel bulbo, 9 sono nella pinna di deriva. Il piano velico è realizzato in maniera che sia gestibile da 2 persone. Fiocco autovirante, randa importante. Per le regolazioni ci sono 2 Magic Trim in sentina che ovviamente, come sapete, si azionano con i magici pulsanti sul cruscotto del timoniere. La superficie complessiva è di 645 metri quadri. L'albero è un Southern Span di carbonio, albero e sarti pesano 1,5 tonnellate. Sembra tanto, ma per una barca del genere, per questa dimensione, è davvero poco. Lavoro di alleggerimento anche per i winch. Carbonio, tanto carbonio, solo la parte dove viene avvolta la scotta è di metallo. Siamo nella cabina dell'armatore. A poppa della barca più o meno le ruote del timone sono qui, sono circa 40 metri quadri, lo spazio di un piccolo monolocale in centro città. Ci sono 2 bagni, uno per lui, uno per lei, ma quel che conta c'è l'uscita verso il terrazzino. La poppa è sempre stata una zona privilegiata delle grandi navi. A vela sui vascelli c'era l'ufficio del comandante, la sua cabina, la sala riunioni degli ufficiali, tutte con grandi vetrate verso il mare. Non è questa la prima barca da diporto in cui si usa la poppa per farne un uso nobile. Sicuramente una buona soluzione. Adesso usciamo verso il mare. Ed eccoci nel terrazzino di poppa, divani, scale per scendere verso il mare, un luogo di assoluto piacere. Una volta però questa zona delle navi che abbiamo citato si chiamava giardinetto, da cui le andature al giardinetto con il vento che arriva da dietro, ed era un posto dove si coltivavano davvero le piante. Ci sono altre barche rapide dove la gente va nell'albergo quando entrano la sera. Io voglio stare nella mia bella cabina o qua sulla barca con tutto il lusso che abbiamo. Una cosa per me era molto importante è che le timoni sono abbastanza in avanti e quando siamo al motore io ho la mia partita dietro dove sono tranquillo e dove c'è più nessuno, dove c'ho la mia privacy dietro la barca. Poi ho messo la cabina anche lì perché la mattina si leva lì, si va subito nell'acqua e mi piace molto e sono contento di aver preso questa decisione di fare la cabina a poppa. Come siamo sempre la sera qua fuori, mangiamo, discutiamo fino alle 2 della mattina con i bambini, la famiglia e gli amici, non disturba la crew
la gru è davanti, hanno la loro privacy, così c'è nessuno che si incrocia. Nella scelta delle dimensioni della barca si è fatta tanta attenzione alla possibilità di realizzare all'interno dei volumi importanti, senza però esagerare con il peso complessivo e il dislocamento, che pensate è arrivato a essere addirittura inferiore di quello di progetto. 75 tonnellate di dislocamento a vuoto, 79 quello di progetto. Non sono tante 4 tonnellate, ma indicano una precisione nella costruzione che supera addirittura le indicazioni del progettista. Nella definizione degli interni è intervenuto anche Carlo Torre di Monaco Yacht Temptation. È intervenuto dopo il progetto, ma ha portato delle novità e degli elementi importanti. Per gli interni è stato scelto il legno di noce per allontanarsi dal teak tradizionale. Ci sono tessuti chiari, una moquette in alcune zone, è tutto abbastanza semplice, forse minimal ma molto concreto, un aspetto molto marino. Il layout degli interni prevede la cabina armatoriale a poppa, 2 cabine ospiti a centro barca, una VIP qui verso prua di fianco ai locali equipaggio che a loro volta hanno posto per 5 persone. È una barca importante, questa la dinette. Tavolo apribile che accomoda molti ospiti e una zona divani con diverse possibilità di stendersi, stare comodi a leggere o a conversare. Mi piace moltissimo il Mediterraneo, penso che è un bellissimo mare, se si va da Palma, Ibiza, Sardegna, Croazia e fino alla Grecia e Turchia, penso che il Mediterraneo è un mare ricchissimo di belli posti che abbiamo, penso che è unico quasi al mondo. Stiamo finalmente navigando a vela, una quindicina di nodi reali, vento al giardinetto, velocità della barca attorno ai 10, abbiamo su tutta la randa e il fiocco. La randa è abbastanza cazzata, le vele sono abbastanza cazzate perché come tutti i maxi costruiscono un grande vento apparente e quindi il vento gira un pochino verso prua. Questa barca è costruita di laminato di carbonio, pre-preg, vale a dire pre-impregnato. Le fibre vengono imbevute con la resina che serve nella proporzione ottimale e poi dopo la posa con il sistema sprint sottovuoto di Gurit avviene la post cura che porta alla catalizzazione, post cura che in questo caso è a 90 gradi, vale a dire lo scafo viene riscaldato in un forno fino alla temperatura di 90 gradi. Adesso siamo di Bolina Larga, ragazzi, si va tanto, 14 nodi, vento 18-20 nodi. Questi sono i veri maxi, la vera andatura, ci vogliono grandi spazi davanti. Volete sapere come si timona questa barca? Beh, come tutte le altre. In realtà i progettisti hanno ormai imparato a rendere molto sensibile alla ruota anche le barche così grandi. Una volta c'era un po' di più l'effetto treno, in realtà il mare si sente e questo è molto piacevole, è quello che piace agli armatori. Bisogna prevedere tanto le raffiche con grande anticipo, adeguare subito la regolazione della randa, altrimenti si va a rotoli. E poi c'è una cosa, è sempre bello vedere il log che supera i 14 nodi.